Ragazzi, tempo fa sono stato da Lombardi Amplificazioni e ho provato amplificatori da oltre 3.000 euro, combo, testate e casse di tutti i tipi, tutti suoni incredibili, ma poi Renato Lombardi mi ha fatto sedere davanti a questo piccolo amplificatore giallo con un sorriso misterioso e mi ha detto prova questo. E quando l'ho suonato mi ha talmente sorpreso che ho deciso di portarmelo a casa. Bomba ragazzi. E oggi vi spiego perché l'LC8, il giallino di Lombardi Amplificazioni, potrebbe essere la scelta più intelligente che un chitarrista possa fare. E alla fine di questo video vi rivelerò una decisione che cambierà il mio suono per sempre, una decisione che non avrei mai pensato di prendere. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e se avete visto il video precedente ricorderete il laboratorio di Lombardi Amplificazioni. I loro amplificatori sono fatti a mano con un cablaggio point to point che non utilizza circuiti stampati e questo costa molto di più, ma quando senti la differenza capisci subito il perché. Era il 1968 quando il fondatore Romano Lombardi creò questo piccolo amplificatore giallo che divenne subito uno dei preferiti dai musicisti italiani. È un amplificatore che potevi portare ovunque e che ti garantiva sempre quel suono inconfondibile. Fatto nel 68 però avrà girato negli anni 70 a vedere il look. Niente, l'abbiamo portato in giro noi e mi hanno cominciato a firmarlo. Qui c'è la firma di Finardi, c'è Mauro Pagani che l'ha usato col violino, c'è Jimmy Villotti, c'è Cory Harris che se ne era innamorato, che lo voleva a tutti i costi. Sì. E tutti mi hanno detto rifallo e dopo abbiamo fatto il giallo e poi abbiamo fatto anche il rosso. Qui ci sono due coni esattamente da 8 pollici come c'è dentro nel nuovo, il pre è identico, almeno fatto con la stessa concezione, con le stesse caratteristiche, e il finale è uguale. Ovviamente qui abbiamo lavorato molto sui coni e dopo ci abbiamo lavorato degli anni e abbiamo cercato di migliorarlo. Questo è un po' più medioso, quello è più caldo, ci sono delle belle bruciatori di sigarette. Quello fa parte del pacchetto, no? Fa parte, sì, delle sue cose, quindi dai. Sicuramente ha girato parecchio, Sì. Dopo con me ha girato dentro un flake case e l'ho tenuto come abbastanza bene. L'LC8 di oggi è l'evoluzione moderna di quel leggendario giallino, stessa filosofia costruttiva, stesso colore iconico, ma con le migliorie tecniche di 60 anni di esperienza. Ci sono valvole selezionate, dei trasformatori custom, è semplice quanto geniale, un solo canale, nessun riverbero, un controllo di sensibilità che funziona come un adattatore di impedenza in base al pick-up della chitarra, il controllo di alti, bassi e volume generale. Tutto qui. E la particolarità, ragazzi, sta nei controlli di tono. Infatti, se li posizioniamo al massimo, tutti quanti verso destra, abbiamo il cosiddetto flat, senza alcuna colorazione. Da questa posizione poi andiamo a scavare e a trovare il nostro suono. In descrizione vi lascio il link insieme ad un codice sconto solo per voi iscritti al canale, ma entriamo da Lombardi Amplificazioni e accendiamo questo giallino. Però vi avverto, se pensate che 25 watt significano suono piccolo, rimarrete sorpresi. Ho portato con me la mia Fender Stratocaster modificata in configurazione HSS e il mio fedele pedale Dual Overdrive, il Protein V4 di Brown Amplification. E quando provo un nuovo amplificatore, la domanda che mi faccio è sempre la stessa: mantieni la dinamica quando lo spingi? Ecco che cosa ho scoperto. La prima impressione appena collego la chitarra, la dinamica è impressionante. Tocco le corde piano e il suono è cristallino, pulito, definito, suono forte e l'amplificatore risponde immediatamente senza comprimere, con un attacco che ti colpisce al petto. È come se l'LC8 respirasse insieme alla mia chitarra. Con i single coil della Stratocaster il suono è meraviglioso, è un suono che non maschera, che non aggiunge colorazioni e la chitarra suona in effetti come deve suonare. E ora cambiamo pick-up. Cosa succede quando metto un suono completamente diverso?
Adesso, l'amplificatore come reagisce? Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete della vernice giallina e buttatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! Con l'humbucker il suono diventa più robusto senza però perdere definizione. E questo, ragazzi, è il momento in cui capisco che questo amplificatore non ha preferenze. Suona bene con tutto. Punto. E a voi, ragazzi, qual è il suono che vi piace di più? L'humbucker o il single coil? Scrivetelo con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. Bello pure per il funky, Sul retro poi c'è lo switch che commuta da 25 watt in classe AB a 5 watt in classe A. Proviamolo a 5 watt. A 5 watt la saturazione arriva prima, creando quella compressione vintage che piace tanto ai puristi ed è perfetto per usarlo in casa o per registrare in studio con il leggendario suono Lombardi. A 25 watt invece abbiamo più headroom ed è adatto anche per suonare in piccoli club senza doverlo microfonare. Due scenari per me perfetti. Ma adesso, ragazzi, scopriamo se questo amplificatore è veramente costruito bene e prima di testarlo per vedere come reagisce con gli effetti esterni vi voglio mostrare che cosa c'è dentro. Ragazzi, ma qui abbiamo con noi Vanni, che è uno dei progettisti della ditta, che ci spiegherà come funziona, come viene assemblato e i componenti dell'LC8. LC8 perché utilizza coni da 8 pollici, 2 in questo caso. Va molto bene anche con chitarre acustiche preamplificate. Amplificatore a valvole. La particolarità di questo amplificatore è quella di utilizzare una valvola in una sospensione a molla per evitare possibilità di feedback da parte del pre dalla cassa o sul palco. Circuitazione tutto quanto in pin to pin, non ci sono circuiti stampati. Questo perché all'interno dell'amplificatore sappiamo che nelle valvole si utilizzano delle tensioni abbastanza elevate e i circuiti elettronici comunque hanno una certa resistenza che potrebbero indurre anche dei fiaccolamenti o piccoli incendi che succedono con le alte tensioni. Ogni amplificatore viene assemblato da un singolo tecnico che conosce ogni componente, ogni percorso del filo, ogni dettaglio. L'azione finale sono due valvole L34 push pull, quindi in classe AB. Abbiamo un interruttore che ci permette di selezionare la valvola in triodo pentodo, quindi otteniamo due potenze diverse con due tipologie di crunch diversi e la distorsione è diversa. In caso di studi di registrazione si può tranquillamente mettere a 5 watt e suonare sui palchi, puoi usare i 25 watt. Anche qui tutta quanta alimentazione pin to pin con componenti di qualità e realizzati interamente a mano. Ragazzi, anche il mobile è un'eccellenza artigianale italiana. L'esterno è in multistrato di pioppo che lo rende leggero ma conferisce quella sonorità calda tipica di questo legno, mentre il pannello interno di fissaggio degli altoparlanti è in abete. Questo perché la tavola armonica della cassa deve avere un'ottima timbrica, come la tavola di una chitarra acustica, quindi non è soltanto estetica, è fisica del suono. Sopra abbiamo una comoda maniglia in cuoio e il rivestimento è in vimpelle e possiamo sceglierlo giallo o rosso. E ragazzi, la filosofia Lombardi è chiara, non troverete mai dei loop effetti in questi amplificatori perché il suono deve arrivare puro al finale di potenza. Riccardo Lombardi poi ci tiene a precisare che ogni LC8 richiede circa 3 giorni di assemblaggio, quindi non è produzione di massa ma è artigianato e questo giallino ha una sua personalità, come una chitarra fatta a mano. Cerchiamo di, anche la componentistica, un po' tutto, di utilizzare il più possibile materiale italiano, europeo. Ecco. Sì. E un'altra cosa buona del Made in Italy, dicono che qua è il cibo.
La Romagna si mangia bene anche da te, molto bene. Cioè, diciamo in Italia si mangia bene. In Italia si mangia bene, quindi adesso ne approfitteremo. Ed è proprio durante il pranzo, davanti a una serie di piadine romagnole fantastiche, che escono tanti aneddoti della Lombardi Amplificazione, come quando hanno amplificato personaggi del calibro di B.B. King, la PFM e addirittura Jimi Hendrix. Ragazzi, ma come si comporterà con degli effetti esterni? È arrivato il momento della verità. Testiamo il giallino con il mio Dual Overdrive, il Protein V4. Proviamo il circuito Blues Breaker. Ho messo il pick-up humbucker. Il singolo. Ragazzi, l'overdrive prende vita, non è il solito suono sporco e confuso che senti da molti amplificatori. Qui il pedale parla chiaramente, ogni dettaglio è presente, è come se l'LC8 si facesse da parte e lasciasse che il pedale faccia il suo lavoro, senza interferenze. Proviamolo con una distorsione più aggressiva tipo Nobels ODR1, uno dei suoni più utilizzati dai session man di Nashville. La definizione rimane intatta, ogni nota è separata dalle altre, il suono non si confonde, non c'è quella compressione artificiale e niente che smorzi l'attacco. Ragazzi, ma arriva il test vero, aumentiamo ancora il gain combinando i due overdrive. L'ODR1 in cascata nel Blues Breaker. Ci stava pure il feedback, fantastico. Bomba ragazzi. Ragazzi, non ci credevo, con due overdrive in cascata rimane ancora così definito ed emerge ogni sfumatura della tua tecnica. Confrontando l'LC8 con il fratello maggiore, l'LC4 da 80 watt, il giallino risulta più immediato, più rock and roll se vogliamo. L'LC4 è più raffinato, più versatile, ha due canali, un reverbero bellissimo, ma è anche più complesso e pesante da trasportare. Entrambi condividono lo stesso suono che è il DNA di Lombardi e proprio per questo io ho scelto il giallino come compagno di viaggio per i miei live e devo dire che finora non mi ha mai deluso. È semplice, è leggero, pesa circa 12,5 kg e con un grande carattere. Ma vi faccio una domanda, secondo voi vale la cifra che costa? Parliamo di numeri perché so che è quello che state pensando. L'LC8, il giallino, costa al pubblico 1.381 euro, IVA esclusa, ma per voi iscritti al canale c'è un extra sconto del 5% con il codice che trovate in descrizione. Come ho già detto in precedenza, prima di venire in azienda i miei termini di paragone erano i classici ampli come ad esempio il Fender Blues Junior che ho avuto, il Vox AC15, il Marshall DSL di produzione moderna, tutti diciamo sotto gli 800 euro. Il giallino costa il doppio, ma ha tutto il cablaggio point to point fatto a mano, sono componenti scelti, sono valvole selezionate una per una, ha dei trasformatori custom sovradimensionati, il mobile è in legno scelto italiano. È come confrontare, ragazzi, una Panda con una Ferrari. Entrambe ti portano da A a B, ma l'esperienza è completamente diversa. E quindi facciamo un calcolo pratico che almeno a me ha aperto gli occhi. Se dividiamo 1.381 euro dell'LC8 per 20 anni di utilizzo, perché la durata di questi ampli è almeno questa, fanno 69 euro all'anno, quindi meno di 6 euro al mese per avere un amplificatore che manterrà il suo valore e la sua qualità per decenni. Vi racconto una storia, il mio primo amplificatore, un combo da 200.000 lire,
all'epoca, dopo 5 anni, aveva molti potenziometri sporchi, dei condensatori degradati e un ronzio di fondo. Ovviamente l'ho buttato. E il titolare Renato Lombardi mi ha confermato che i loro amplificatori degli anni 70 suonano ancora perfettamente. E questo perché il padre, il fondatore Romano Lombardi, li progettava per durare una vita intera. E loro continuano quella tradizione. Ragazzi, ma chi dovrebbe comprare questo amplificatore? A mio avviso l'LC8 è perfetto perché cerca la qualità artigianale senza però il budget del fratello maggiore, l'LC4 da 80 watt. Quindi tutti quei chitarristi che vogliono avere un amplificatore di qualità, che suonano in piccoli club, oppure per chi ha uno studio di registrazione. Con 25 watt infatti hai potenza sufficiente per suonare dal vivo senza microfonare l'ampli, e con lo switch a 5 watt puoi suonare anche in appartamento. Oltre a questi fattori io l'ho scelto anche perché è una piattaforma perfetta per i pedali. Non cambia infatti il suono dei tuoi effetti, quello che metti dentro esce esattamente uguale, ma amplificato nel modo giusto. E poi ragazzi c'è tutto il discorso di un ampli made in Italy, che significa controllo qualità maniacale, componenti selezionati e assistenza diretta con chi ha progettato l'amplificatore. Se hai un problema chiami e ti risponde l'ingegnere che l'ha assemblato. Prova a farlo con un ampli generico prodotto in Oriente. E allora ho preso una decisione che cambierà la mia catena per sempre, una decisione che non avrei mai pensato di prendere. Quindi ragazzi, dopo quella giornata in casa Lombardi e dopo averlo provato per settimane qui in studio e sul palco, ho una certezza: il mio Laney da 15 watt valvolare che vedete lì dietro ha fatto il suo tempo. Lo smonto oggi stesso, testata, cassa, tutto, è stato un bellissimo amplificatore, ma il giallino ragazzi è un'altra cosa e lo faccio senza rimpianti. Per me vale ogni euro ed è un investimento nel suono vero. Trovate il link all'LC8, il codice sconto esclusivo per voi iscritti, in descrizione. Se non siete iscritti è il momento di farlo, e se volete scoprire cosa ho visto da Lombardi Amplificazioni e cosa ho trovato dietro le quinte, guardate questo video. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!